Ciao a tutti e bentornati su Sneaker Peek, io sono Simone e la recensione di quest'oggi è sulle Nike Kyrie Low 4. Kyrie Irving, la superstar dei Brooklyn Nets, è una vera e propria gallina d'oro per quanto riguarda Nike. Infatti la società americana gli ha dedicato ben 4 linee di signature. La main signature è quella che comunemente viene chiamata semplicemente Kyrie, che è arrivata alla 7ª edizione. Poi ce ne sono altre due, una serie chiamata Kybrid, che sostanzialmente utilizza delle varianti dei modelli precedenti e li unisce in un'unica soluzione. C'è poi la versione takedown, la versione budget, chiamiamola così, che è la Nike Kyrie Fly Trap, e poi c'è per l'appunto la Nike Kyrie Low, che è aggiunta alla 4ª edizione. Prima di tuffarci direttamente nella recensione vi chiedo come sempre di farmi un grandissimo favore: se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, in questo modo sarà più facile per me fornirvi ulteriori contenuti e ulteriori recensioni. Ma partiamo subito con le fondamenta della scarpa, ovvero sia con la trazione. È abbastanza interessante come è stata sviluppata il battistrada, che non è uguale a quanto visto nel modello precedente, nelle Kyrie Low 3, ma in questa 4ª edizione utilizza un tipo di traction che era già apparsa nelle Nike Kyrie 7, quindi nella main signature del giocatore dei Brooklyn Nets. È un pattern piuttosto strano, basato sui dati registrati dagli ingegneri della Nike proprio sui movimenti e sulle pressioni che effettua il giocatore, appunto Kyrie Irving, sul campo. Praticamente viene registrato da una lente messa sotto una superficie trasparente, il giocatore fa dei determinati movimenti e questo ovviamente vengono tutti questi dati, quindi questi appoggi e le pressioni e la maggior pressione quindi in un punto o in un altro, genera tutta una serie di dati che poi vengono ovviamente elaborati dal computer, e questo fornisce questa sorta di pattern quindi molto strano perché non ha una forma molto precisa. Devo dire il sistema funziona abbastanza bene. Le mie prove riguardano purtroppo ancora solamente campi all'aperto, in outdoor, perché sfortunatamente le palestre sono ancora chiuse, speriamo riaprano presto in modo da avere anche la possibilità di testarle su campi in parquet magari un pochino più performanti. Tutto sommato devo dire comunque la trazione è buona, non è il top, non è il massimo del grip che abbia mai provato in una scarpa, però devo dire è abbastanza facile anche da pulire, la scarpa non accumula eccessivamente sporco e polvere, anche perché le maglie di questo data driven pattern sono abbastanza larghe. Sfortunatamente, proprio come nella main signature nelle Kyrie 7, purtroppo anche nelle Kyrie Low 4 la gomma del battistrada non è esattamente la più duratura, la più dura, e quindi ho l'impressione che l'utilizzo sul medio e lungo periodo possa dare qualche problema di durata e quindi si possa perdere qualche pezzo della gomma. Questo ovviamente poi inficia la capacità di grip. Per quanto riguarda l'ammortizzazione della scarpa, questa era una delle cose che mi avevano più entusiasmato nel momento in cui erano state rilasciate le prime informazioni delle Kyrie Low 4. Infatti la scarpa adotta un sistema di gomma che è chiamato Cushlon. È un tipo di schiuma che è già stato utilizzato in molti modelli della Nike. Giusto per citarne qualcuno, basti pensare alle Kobe, alle Pro Kobe 5 e 6, che sono scarpe estremamente morbide con un'ammortizzazione molto soffice, proprio data da questo tipo di mescola Cushlon. Quindi le mie aspettative erano piuttosto alte, specialmente perché i modelli precedenti, quasi tutta la serie delle Kyrie, non sono passate alla storia per essere delle scarpe estremamente ammortizzate. Questo è anche dovuto un po' al fatto che proprio il giocatore, la superstar dei Brooklyn Nets, ha un tipo di gioco molto reattivo, quindi ha bisogno di una scarpa che probabilmente non necessariamente ammortizzi molto, ma che sia molto reattiva.
La soluzione però di adottare questa schiuma Cushlon mi aveva un po' illuso. Purtroppo alla prova del 9 sul campo devo dire che questo tipo di schiuma non è esattamente la più ammortizzante, non è estremamente morbida, anzi tutt'altro. Gli impatti si sentono tutti, un po' come nelle vecchie Kairi. Anche l'adozione di una unità Air Zoom sull'avampiede non viene sentita molto, proprio la sensazione di una scarpa abbastanza rigida. Ripeto, è strano perché la schiuma Cushlon di per sé è una schiuma abbastanza morbida, è una mescola che concede anche un po' di ammortizzazione. Evidentemente però la densità della schiuma utilizzata è piuttosto consistente, e quindi se avete l'impressione o se avevate la speranza che questa scarpa potesse avere una morbidezza paragonabile a modelli come le Kobe 5, le Kobe 6 Pro, ecco, scordatevelo completamente. Resta una scarpa molto low to the ground, quindi comunque molto bassa sulla pavimentazione, quindi molto reattiva comunque, però per quanto riguarda l'assorbimento degli impatti, diciamo che non siamo proprio al top della categoria. Passando invece ai materiali, i materiali sono abbastanza interessanti. Sgombriamo subito però il campo. Non ci sono materiali estremamente ricercati, estremamente raffinati. È una scarpa tutto sommato comunque leggera, perché pesa intorno ai 430 grammi per una misura US 12. Il materiale mi ricorda, specialmente quello che ricopre la parte delle punte, mi ricorda un pochino quello utilizzato nelle KD13, cioè quel mesh con anche il pattern, il design un po' quadrettato, molto leggero, molto sottile, quindi non dà assolutamente fastidio e non richiede dei tempi di rodaggio. La scarpa è pronta praticamente da subito. La parte posteriore della scarpa invece ha un materiale un tessuto leggermente più consistente, anche se poi nella parte, questa qui, nella parte proprio mediale, praticamente si intravede, adesso non so se a favore di camera si vede, ma all'interno si vede proprio che è trasparente, quindi è molto molto leggera, molto molto sottile. Questo aiuta sicuramente un pochino per quanto riguarda la traspirabilità della scarpa. Comunque, ripeto, non siamo su dei livelli massimi, ma non siamo neanche su materiali veramente scadenti. Comunque l'imbottitura nella parte posteriore della scarpa, dove c'è il tendine di Achille, c'è tutta, quindi è abbastanza morbida. Ci sono anche questi elementi, piccoli elementi in vinile sulla linguetta, che comunque è anche abbastanza imbottita, e nella parte posteriore proprio del tallone. Diciamo che tutto sommato ci troviamo su una sufficienza per quanto riguarda i materiali. Passando invece al fit della scarpa, io mi sento di consigliarvi il vostro numero tradizionale, quindi andate, se avete un piede normale potete andare true to size. Io sono andato con la mia numerazione tradizionale, appunto, che è un 12 US, calzata devo dire perfetta. Peraltro non è neanche secondo me il modello di Kairi più stretto e più avvolgente che abbia mai provato. Secondo me la 3, il modello precedente, era ancora più avvolgente di questa. Il fit comunque, ripeto, è true to size. Se avete proprio l'esigenza, perché avete un piede magari leggermente con una pianta più larga e magari gradite una scarpa con leggermente un pochino più di spazio interno, potete anche decidere di salire di mezzo numero, ma per la stragrande maggioranza, direi per il 90% dei giocatori, credo che andare true to size sulla propria misurazione Nike sia la soluzione migliore. Passando invece per quanto riguarda il supporto, da notare che la scarpa utilizza anche qui una piccola reminiscenza della main signature delle Nike Kairi 7. Si utilizza questa nella parte frontale dell'allacciatura, quelli che vengono definiti dei denti. Evidentemente a Kyrie Irving questa cosa dei denti gli piace, chissà perché. Comunque, una volta che la scarpa è allacciata, questi due denti
si stringono intorno alla parte superiore dell'avampiede, quindi tendenzialmente riescono a tenere il piede ben ancorato sulla parte bassa della scarpa. Diciamo il supporto è nella media, non ho riscontrato grossi problemi negli spostamenti laterali, la scarpa presenta comunque un heel counter posteriore, quindi devo dire assolutamente nessun problema di slittamento del tallone. Anche nella parte laterale, pur non essendoci delle grandi gabbie o degli elementi in plastica più rigida che contengano un po' per gli spostamenti laterali, non ho notato delle grosse problematiche, anche perché, ripeto, il fit comunque della scarpa è abbastanza avvolgente, non il più avvolgente della serie, ma comunque rimane una scarpa che ha un buon tipo di, diciamo, di compressione, quindi il piede è abbastanza stabilizzato all'interno, quindi non richiede grandissime correzioni e di elementi aggiuntivi. Siamo giunti quindi alla fine, quindi facciamo un attimino le conclusioni finali come sempre. Le Nike Kyrie Low 4, devo dire, sono una scarpa ben riuscita. Come sempre, in questo bisogna fare forse una piccola critica, le Kyrie non hanno mai dei grossi scostamenti tra i modelli precedenti. Nelle prossime recensioni poi andrò a fare una comparativa più specifica con il modello precedente, quindi andremo ad analizzare proprio, a fare un testa a testa per vedere quale delle due scarpe ha le migliori prestazioni. Diciamo che da un punto di vista stilistico il fatto di aver abbandonato lo strap che era presente nel modello precedente, secondo me ha ripulito un pochino la scarpa da un punto di vista proprio estetico, non tanto del peso, che comunque è una scarpa abbastanza leggera così come lo era la precedente, però è una scarpa molto minimalista con delle buone caratteristiche comunque di reattività e di supporto. Quello che purtroppo secondo me ancora manca tantissimo è un'ammortizzazione di livello superiore, però evidentemente proprio Kyrie Irving probabilmente che non vuole o non necessita di questo tipo, beato lui mi verrebbe da dire, che non necessita di questo tipo di ammortizzazione. Quindi se amate le scarpe molto basse sulla pavimentazione e sulla superficie del gioco, che hanno una buona reattività, che hanno un ottimo fit, un ottimo supporto, sicuramente le Kyrie Low 4 sono consigliate. Se però cercate una scarpa che protegga, che abbia una buona protezione dagli impatti, credo che questa scarpa però sia assolutamente da sconsigliare. Da un punto di vista estetico questa colorazione, lo ammetto, non è la mia preferita. In questo momento sono uscite proprio sul sito della Nike una fantastica colorazione verde, credo si chiama Keep You Fresh o qualcosa del genere, molto molto carina, secondo me, con dei colori che danno un pochettino più di dignità alla scarpa. Come spesso capita, le prime colorway che escono sono abbastanza standard e quindi non c'è una grande fantasia nei colori. Rimane una scarpa comunque nera, grigia e con inserti bianchi e dorati, abbastanza tradizionale, in genere un po' come un abito scuro, non si sbaglia mai, però diciamo neanche proprio originalissima. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciarmi un bel like. Noi ci vediamo alla prossima, io sono Simone, questo è Sneaker Peek, voi siete meravigliosi, grazie a tutti e ci vediamo presto.